c'est une boucle. On y est. What a nice little surprise. I've been seeing this all right. Hello. Hello, Leah. How are you? Long time. Rings from Lewis Alvo. Regardez les Justement, pro. Mais il doit y avoir des dizaines de. Mais t'es con, tu dois le prendre. Bah oui. Oui, parce que c'est visite audio guidée aussi. Si, merci.
en fait, non, c'est pas le pic. Fa il suo ingresso in stazione nel 1866. Adesso lasciatemi introdurre nel periodo delle apparizioni, in compagnia di Bernadette Soubirous, che vi guiderà per tutta la visita. Il paesaggio di Bartrès. Ah, il villaggio di Bartrès. Ho soggiornato qui a 2 riprese. La prima volta nel novembre del 1844, quando a soli 10 mesi di vita fui affidata alla nutrice Marie Lagus. Nel settembre del 1857 ritornai a Bartrès e vi rimasi fino al 21 gennaio del 1858 per aiutare la mia nutrice a custodire le pecore. L'ovile che vedette fu per me una vera oasi di pace. Appena potevo, mi recavo alla chiesa del villaggio per pregare e avevo sempre un pensiero per la mia famiglia che viveva miseramente nell'ex prigione, il Cachot. Il mulino di Escoubès. Lasciamo il grazioso paesino di Bartrès per scoprire il mulino Escoubès, situato a 5 km da Lourdes. Mio padre utilizzò questo misero mulino dall'ottobre del 1855 all'aprile del 1856. Tutta la famiglia viveva in una capanna all'entrata del paese. Mentre mia mamma lavorava nei campi, papà si recava da solo al mulino. Ma il lavoro di mugnaio non riuscì al padre Soubirous, che ritornò a Lourdes per diventare un semplice bracciante. Continuiamo il nostro percorso. Il pozzo, che vedete alla vostra destra, è stato scavato dall'artista per alimentare i corsi d'acqua della piccola Lourdes. En face de nous se dressent les plus anciens vestiges de la tour Carillon.
ses pieds, une courbe que décrit le désiteur pour situer l'emplacement du pont Saint-Michel. Sans bouger de place, on embrasse la rivière dans toute sa longueur jusqu'au pont Vieux. Sur la droite, Le rocce di Massabielle. L'11 febbraio del 1858 mia sorella Antoinette e Jeanne Abadie mi accompagnarono nel bosco di Massabielle. le quartier du Calais. Le tre giovani si avvicinano alla grotta per raccogliere un po' di legna. Bernadette, mentre si toglie le scarpe per attraversare il corso d'acqua, vede per la prima volta la bella signora. Ho visto una signora di bianco vestita. Aveva un vestito bianco, un velo bianco, una cintura blu e una rosa gialla in ogni piede. Questa signora apparve 18 volte a Bernadette e nel corso della nona apparizione fece sgorgare una fonte nel fondo della grotta. 3 giorni dopo, i cavapietri di Lourdes scavarono il bacino in cui, più tardi, sarebbero avvenute le prime guarigioni. Il prato della Ribère. Il 16 luglio del 1858 sentii un misterioso richiamo. Erano le 8 di sera. L'accesso alla grotta era vietato e impedito da barriere. Dovetti fare un gran giro per poter arrivare all'altra sponda del Gave. In compagnia di mia zia, Lucille Castereau, vidi la Vergine per l'ultima volta. Ci salutò e ci sorrise al di sopra delle barriere. Il 5 ottobre l'imperatore Napoleone III diede l'ordine di far togliere le barriere. Bernadette ebbe così la gioia di poter tornare alla grotta, ma non rivide più la bella signora. Il mulino di Savy. A breve distanza troviamo il mulino di Antoine Nicolot e la segheria sul canale di Savy. Oggi la tipografia della grotta si situa nel luogo in cui sorgeva il mulino. Per recarmi alla grotta dovevo attraversare la piccola passerella del mulino. Il sentiero percorso da Bernadette è indicato al suolo con un tracciato rosso. Il vecchio ponte, il sentiero del Baus. Passai sull'unico ponte che permetteva di attraversare il Gave. Costruito dai Romani, questo ponte era talmente stretto da permettere il passaggio di un solo carro. L'opera della grotta ne realizzò un allargamento nel 1870. Percorrendo il sentiero del Baus, passai davanti alle cave. Questa strada vicinale diventerà più tardi la via della grotta. All'estremità del sentiero ecco la porta fortificata del Baus, situata all'incrocio della via del Fort, con la via dei Pyrénées e la via dell'Égalité. Nel 1600 servì da prigione, successivamente, nel 1820, fu modificata per fungere da casa di fermo. Si doveva demolirla nel 1871 per permettere l'ampliamento del sentiero del Baus. La roccaforte. Davanti a noi si ergono le vestigia più antiche del borgo di Lourdes. In questo panorama, così come si rivela ai nostri occhi, di pietra e cemento, possiamo assicurare che si tratta di una perfetta copia dell'originale. Il visitatore può ammirare la massa rocciosa,
il mastio e tutte quelle vecchie costruzioni, le mura di cinta e le torri risalenti a più di 1000 anni fa. L'artista ha impiegato più di 2 anni per costruirlo. Via del Bourg. Ecco la via del Bourg, antica via reale. Era all'epoca la via principale del vecchio borgo, la via dei notabili. Nel 1856, quando mio padre lasciò il mulino di Escoubès, ci installammo in una misera casuppola situata in questa via. Poi mio padre chiese a suo cugino André Sajus il permesso di stabilirci nello stabile dell'ex prigione, il Cachot appunto, di cui lui era proprietario. Via dei Petits Fossés. Al mese di giugno del 1857, poi dal 28 gennaio alla fine del mese di luglio del 1858. Alcuni mobili furono sistemati nella stretta cella. 3 piccoli letti, un vecchio baule per la biancheria, un tavolo e 2 sedie. L'unica finestra era condannata da sbarri di ferro e dava su un piccolo cortile in cui non penetrava mai il sole. Arriviamo ora alla piazza del mercato. Qui i contadini delle pianure circostanti sono venuti a vendere i loro prodotti, formaggi dei Pirenei, pollame e prosciutti che con quelli del Paese Basco costituiscono la produzione dei prosciutti detti di Bayonne. Questo mercato era uno dei più importanti della regione. Via Basse. Dal Cachot ci dirigiamo verso la via Basse. A destra la chiesa di Saint-Pierre e addossato al campanile della chiesa il commissariato. Il giorno della sesta apparizione fui afferrata all'uscita della chiesa da un agente. Costui mi condusse nell'ufficio del commissario Jacomet, che mi fece subire un penoso interrogatorio. Vicino al commissariato troviamo il vecchio municipio, che ebbe soltanto un secolo di vita. L'antica chiesa fu completamente demolita nel 1904 in seguito a un incendio. Al suo posto oggi sorge il monumento ai caduti e l'ufficio del turismo. L'ufficio postale. Scendiamo ora lungo la via Saint-Pierre, dove possiamo notare le vecchie mura della chiesa. Sul lato destro della chiesa un vecchio edificio, un tempo tipografia Carnet, e subito dopo l'ufficio postale. È possibile scorgere anche la vecchia via Traversière, che si congiungeva alla via Basse. Il presbiterio dell'abate Peyramal. Al momento delle apparizioni, il curato Peyramal si trovava a Lourdes da 4 anni. Bernadette non fu molto cortese quando si presentò alla sua porta il 2 marzo, giorno della 13ª apparizione. Padre, vengo dalla parte della signora che mi appare nella grotta. Vi manda a dire che vuole che lì si costruisca una cappella e che si vada in pellegrinaggio alla grotta.
L'abate Peyramal chiese a Bernadette il nome di questa signora. Gliel'ho chiesto, ma lei sorride soltanto. Dopo 15 giorni gliel'ho chiesto 3 volte di seguito e lei continuava a sorridere. Ho osato una 4ª volta e a quel punto lei mi ha detto che soy era Immacolata Concepción. Sono l'Immacolata Concezione. L'abate Peyramal capì allora quel che stava accadendo alla grotta e Bernadette avrebbe trovato in lui il suo miglior protettore. Più tardi, l'abate lasciò il presbiterio per finire i suoi giorni in una vecchia casa della via L'Angel. Quest'ultima dimora fu demolita nel 1877 per costruire l'attuale ufficio centrale delle poste. Il presbiterio divenne l'attuale biblioteca municipale. Il ruscello L'Apacà. Il L'Apacà era costeggiato da un canale e lungo il suo corso si disponevano 8 vecchi mulini. Ecco il piccolo ponte ai piedi della via Basse, dove passavo per andare alla scuola dell'ospizio. Al posto dell'Apacà, tra il 1875 e il 1880, fu costruito il viale della grotta. Il lavatoio comunale. Mia madre veniva in questo lavatoio per lavare i panni di alcune famiglie di Lourdes, per poter guadagnare un po' di soldi. Il quartiere dei mulini. Seguiamo il L'Apacà per scoprire questi 8 mulini. Il primo è il mulino Raviel de Pérouse. Sulla sinistra, il sentiero del Portet sale con dei tornanti fino alla via del Bourg. Il mulino successivo apparteneva al sindaco di Lourdes, la Cadet, di cui portava il nome. Nel mese di luglio del 1863 l'abate Peyramal affittò questo mulino per alloggiarvi tutta la mia famiglia. In quel momento io mi trovavo all'ospizio delle suore di Nevers e venivo qui spesso per vedere la mia famiglia. È in questa casa che Louise Castérault, madre di Bernadette, morì l'8 dicembre 1866. Il 20 agosto 1867, Monsignor Laurence, per l'intermediario dell'abate Peyramal, acquistò al sindaco La Cadet questo mulino per farne dono alla famiglia di Soubirous. Il padre di Bernadette vi morì nel 1871 e suo figlio Jean-Marie nel 1919. Questo mulino prese in seguito il nome di casa paterna di Bernadette. Mulino La Borde-Luzy. Mia nonna prese in concessione per noi questo vecchio mulino quando stavamo per essere cacciati dal mulino di Boulay. Ma gli affari scarseggiavano e i miei genitori dovettero andare a lavorare altrove. Tutta la famiglia si ritrovò nel mese di ottobre del 1855 al mulino di Escoubès. Mulino di Boulay. Sono nata in questa casa il 4 gennaio 1844. Mio padre aveva 35 anni quando sposò mia madre, Louise Castérault, all'età di 17 anni. Ben presto i coniugi Soubirous conobbero le prime grandi delusioni. La farina peggiorava in qualità, essendo il mulino ormai vecchio. Lasciarono questo mulino il giorno di San Giovanni, non potendo più pagarne l'affitto.
pour faire la lessive de certaines familles lourdaises afin de gagner un peu d'argent. Mulino Baudéan. Era il mulino più misero tra tutti quelli della Paccà. I miei genitori vennero a rifugiarsi in questo mulino nel 1862, mentre io ero pensionante all'ospizio dalla metà del mese di luglio del 1860. Nel luglio 1863 lasciarono questo misero mulino per una dimora più confortevole, il mulino La Cadet. Mulino Bain. Un vecchio mulino che non differisce affatto da tutti gli altri. Questo mulino non ha storia, vi si produceva farina e olio. Sur sa droite, le chemin du porteur doit avancer pour rejoindre la rue du Loup. Au rez-de-chaussée, les lignes travaillent. Le moulin suivant, Mulino Gras. est lourd, aussi la cabine pour le porteur. Nel settembre del 1859 tutta la mia famiglia si stabilì al mulino Gras. I miei genitori rifiutavano qualsiasi aiuto in denaro o in viveri, ma avevano accettato l'offerta dell'abate Peyramal di farli partire dal Cachot per sistemarsi in questo mulino. Io avevo qui una piccola camera e ricevevo le visite di numerosi pellegrini. Subito dopo, per sottrarre Bernadette a tutte queste visite che l'affaticavano, l'abate Peyramal le trovò un posto più calmo, l'ospizio delle suore di Nevers sulla strada per Tarbes. Mulino di Ambas. Arriviamo infine all'ultimo degli 8 mulini che si trovavano sulle sponde della Paccà. Come gli altri, anche questo mulino è scomparso. Apparteneva a Armand Soubirous, zio di Bernadette di terzo grado, che lo vendette al vescovo di Lourdes nel 1875. Occupava il posto dell'attuale Ponte Saint-Michel e dei terreni vicini, sui quali è stata costruita la centrale elettrica dei santuari. Il viale della grotta passa oggi in questo luogo, dove un tempo si trovava il mulino di Ambas. La cappella di Saint-Jean-Baptiste. Questa cappella ha dato il nome all'attuale lungo fiume Saint-Jean. Vi si celebravano i matrimoni dei Cagot ed è sempre qui che questi venivano seppelliti. La cappella in seguito scomparve. Il Gave. Ai suoi piedi, nella curva descritta dal Gave, il visitatore può scorgere l'ubicazione del ponte Saint-Michel. Senza spostarsi, è possibile abbracciare con lo sguardo tutta la riviera fino al Ponte Vecchio e sulla destra si scorgono i bracci del Gave fino al prato di Séville, chiamato un tempo l'isola dello Chalet. Il quartiere dei Cagot. Un angolo della vecchia Lourdes rivive qui, in questa pittoresca storia. I Cagot, discendenti dei Visigoti, cacciati dalla Baviera natale e rifugiatisi nei Pirenei, erano relegati su questo fianco della collina. In questo luogo esiste tuttora il sentiero dei Cagot. Ce moulin n'a pas d'histoire, on y produisait de la farine et de l'huile. L'isola dello Chalet. Alla sua destra, il visitatore ha già scoperto quest'isola, essendo questo prato il luogo in cui oggi si svolgono le processioni e la tenuta della grotta. In prossimità degli argini del Gave, sul lato destro del prato, si trova attualmente l'asilo Notre-Dame. Al centro del prato, l'ubicazione della Vergine coronata è indicata dal numero 18.
Tale era l'aspetto dei luoghi nel 1858, rappresentato sulla base dei documenti dell'epoca. Passate di nuovo con me davanti alla grotta di Massabielle per rivederla un'ultima volta, come me, il 3 luglio del 1866. Lasciamo ora il piccolo villaggio creato da Georges Simenon, che ha consacrato 10 anni della sua vita per realizzarlo. I suoi discendenti ne perpetuano l'opera. Entriamo in un edificio in cui è esposta, in scala 1:20, la basilica, così come si presentava nel 1870. Il maestoso campanile vi domina con un'altezza di 6 metri. Vi lasciamo il piacere di ascoltare e ammirare i suoni e le luci. Uscita, una persona incaricata recupererà l'audioguida. Benvenuti nella piccola Lourdes, riproduzione del villaggio di Lourdes, così come si presentava. Signore e signori, la maquette che avete davanti a voi e anche il villaggio in miniatura che avete appena visto sono l'opera di un ferroviere della Lorena, Georges Simenon, il quale ha consacrato tutto il suo tempo libero a cercare di far rinascere l'antico villaggio di Lourdes. È nel gesso, materiale duro ma abbastanza tenero, con il quale l'artista ha realizzato la basilica tale e quale come era nel 1870 in scala 1:20. Le vetrate hanno necessitato 25.000 ritagli e sono conformi a quelle originali. Potete ammirare il campanile a 6 metri d'altezza, scolpito in un solo blocco di gesso. La Vergine incoronata alla vostra sinistra necessitò un lavoro minuzioso. La grata è stata tagliata in una lama di zinco e misura 1,20 m. È stato necessario smontare 2500 volte la lama della sega per realizzarla. I rosai sono scolpiti in barattoli di conserve. I 3 palazzi sotto la basilica ospitano le piscine. Nel suo prolungamento si trovava la grotta, dove erano esposte le stampelle di bastoni lasciati dai malati e dai soldati dopo la Seconda Guerra Mondiale. È durante uno dei suoi numerosi viaggi a Lourdes che Georges Simenon scoprì questo luogo e decise di lanciarsi in questa avventura, creare con le proprie mani e senza aiuto esterno una replica in miniatura di Lourdes in pietra e cemento, utilizzando i documenti dell'epoca. Trascorse una decina d'anni a realizzare il suo capolavoro, vale a dire 22.000 ore. Con i 15 anni per costruire la basilica, l'insieme della sua opera rappresenta 25 anni di lavoro. Se questo luogo era predestinato a diventare il piccolo Lourdes, rimane un luogo molto fragile, in quanto ha subito durante gli anni delle inondazioni, delle colate di fango e cadute di alberi. Da quando è stato creato nel 1954, il piccolo Lourdes è rimasto nella famiglia.
Sua figlia e il suo genero ripresero il testimone e dopo anche i loro nipoti, i quali continuano a far vivere la memoria del loro nonno attraverso la sua opera. Mantenerla, migliorarla, resta una sfida du quotidiana. village de Lourdes tel qu'il était en 1858. Cari visitatori, speriamo che avete apprezzato questa visita, autentica, familiare e che possiate consigliare di buon cuore ai vostri amici e parenti. Grazie. Vous vous retrouvez devant la première gare de Lourdes, où la machine à vapeur numéro 29, appelée la ville de Béziers, entre en gare dès 1866. Voilà pour la seconde fois. La troisième fois, je suis allée. J'ai vu avec quelques bonnes personnes qui me conseillèrent de prendre papier et temps et de demander. Mesdames, messieurs, la maquette que vous avez devant vous, ainsi que le village miniature que vous venez de découvrir, sont le travail d'un cheminois lorrain, Georges Simonet, qui a consacré tout ses loisirs à essayer de faire renaître l'ancien village de Lourdes. C'est dans le plâtre, matériau à la fois dur et malgré tout assez tendre, que l'artiste a réalisé la basilique telle qu'elle est faite en 1900.